Eccoci, abbiamo iniziato per Sara. Ciao Monica. Ciao. 5, 4, 3, 2, 1. Dimmi come la vedi. La vedo chiusa dentro una gabbia e lei sta continuamente facendo il giro del perimetro della gabbia, che è un quadrato, per cercare di capire come uscire. E la vedo a tratti disperata che urla per poter uscire e a tratti completamente esausta, priva di forze. Ti dà l'autorizzazione? Sì, lo urla, piangendo. Va bene. Vibrazione di Sara. 2 miliardi. Consapevolezza. 118. PS. 32. Vite. 2312. Cervello. 7,3. Suscettibilità ipnotica. 25. 25. Allora, questa è la tendenza, la capacità di andare in ipnosi. Per andare a una vera ipnosi è sufficiente un 40%, quindi è sotto. Col 100% si è bravissimi. Va bene, chiamiamo subito un po' di cinema, un po' di gente, il compagno e la figlia. Sì, sì, entrambi in primissima fila, attenti, già pronti. Il padre della figlia, l'ex, diciamo. No, ha un turno in ospedale. Un po' di giudici, avvocati, tutti. Solo uno. Di lei o di lui? Di lui. Il padre. E una che una donna che è riferita invece al suo ambito di lei, ambito così giuridico. Di Sara. Scusami, di Sara, sì. Padre. In piedi in un angolo buio del cinema. Va bene, la storia di Sara è di Sara, collegata sì sicuramente alla vicenda che riguarda la figlia, che adesso vedremo. Vediamo Sara che entità ha. Allora, come entità eteriche c'è la statua di un leone con una spada, proprio le classiche statue che puoi trovare davanti ai tribunali, davanti alle corti di giustizia. Ma il leone è Eh, uomo leone o leone leone? io lo vedo proprio leone completamente. Ma la spada dov'è messa? La spada è nella zampa destra. Cioè la ferma con la zampa, Sì, esatto. non la impugna? Può anche impugnarla perché vedo che a volte lo utilizza proprio come se fosse un passaggio a livello per poter sbarrare il cammino di Sara. Bene, poi? C'è un corvo, mm, un serpente che sta ingoiando un uovo intero, Mhm. una mantide. Poi c'è un demone del secondo universo che sembra quasi invisibile perché è talmente magro, proprio stecchino gobbo, che quasi non lo riusciresti a vedere e si nasconde tipo
dietro le cose, nel retrobottega, nelle cantine. Sta dietro le quinte. Poi? E poi c'è tipo un anfibioide rana molto viscida. Ok. Gli anfibioidi solitamente, Monica, te lo dico io per esperienza, sono collegati a tutto quello che è fare la guerra. Ti suona in questo caso? Risuona in questo caso? Beh sì, la sua vita è una guerra perenne, una battaglia continua in cui spesso colleziona delle sconfitte. Ok, poi? E poi ci sono 3 DL. Entità mentali. Sono 3. Agnello sacrificale, 7-8 come livello. Vita buttata, tra il 5 e il 6. E poi io vedo anche dipendenze, che è a livello 4-5 e che oltre a dipendere in qualche modo dai dolci, lei magari non l'ha riconosciuta tanto, però in realtà è come un suo appiglio, come un suo punto fermo. La dipendenza non è semplicemente il consumarne a dismisura, ma un qualcosa che è una costante che aiuta a vivere meglio, della quale sarebbe meglio non privarsi, perché iniziano se no a sbilanciarsi anche quei pochi equilibri stabili che ci sono. E poi è come se fosse dipendente dalle dinamiche distruttive che lei stessa ha creato. È come se in un certo senso lei le vorrebbe respingere, proprio come per tutte le dipendenze, no? Ne vorresti fare a meno, ma non ne puoi fare a meno. È anche questo che la porta un po' a cercare il dolce, perché visto che queste dinamiche che lei mette in gioco sono molto negative, il dolce serve in qualche modo ad attutire tutta questa amarezza. La prima, che è agnello sacrificale, l'agnello proprio come simbolo di Sacrificio. innocenza, ma sì, anche di obbedienza, e che è proprio predestinato ad essere sacrificato. È il suo E compito lei, e lei nella si vive vita. così, sì, esatto, sì, sì, essere così vittima di vari tipi di sacrifici. E poi c'è vita buttata, dove lei in qualche modo si sente che veramente la vita le sta come sfuggendo via dalle mani. Non riesce a cogliere le opportunità buone, accrescitive per lei, quelle che veramente potrebbero farla svoltare. Sente quasi che sta sprecando la vita intorno a tanti disagi, a tante battaglie, a tante a tanti anche proprio cappi, catene. Vita buttata, questo. Sì, Dipendenze, beh, l'abbiamo visto. sì. Puoi dirmi quali dipendenze così? E questo a me è venuto sia degli zuccheri, che è fondamentale per bilanciare la dipendenza dall'innescare queste situazioni sempre, chiamiamole sfortunate, sapendo benissimo che la sfortuna non esiste, ok? Però situazioni sempre un po' pesanti, negative. Va bene, impianti? L'impianto mentale è come se fosse una specie di gabbia degli uccellini e chiude la sua testa. Poi c'è tipo una piastra con delle punte metalliche conficcata proprio nella zona della cervicale. Punte che quasi vanno a trapassare tutta la testa, finendo in diagonale, immaginati queste punte dirette, finendo attraverso la fronte. Poi c'è il seno, i genitali e la gamba sinistra.
Nome del progetto di Sara. Animale in gabbia. Mi fa proprio vedere lei, in questo caso come se fosse un cane, diciamo, che passeggia nervosamente avanti e indietro, a tratti piange, a tratti ulula, a tratti, sai, prova a scagliarsi contro le sbarre per provare ad uscire, completamente privato della sua libertà e anche della sua vera essenza, no? Perché, insomma, starebbe bene fuori. Tutto a posto? Ok. No, scusa. No, perché il compagno di Sara ogni tanto è intervenuto per vedere, insomma, se andava tutto bene la connessione, ma va tutto bene. Ok. Questo è il programma, il progetto. Nome della PS, nome della PE. Allora, la PS è liquirizia e la P è fieno. Bene, un po' di vite precedenti. Vite precedenti di Sara con l'attuale compagno. Mi sembra le avevamo già un po' analizzate, possono emergerne anche delle altre. Allora, qua per esempio la vedo come se fosse due bagnanti, li vedo così, come se fossero in spiaggia. Tipo lui che non capisco se è il bagnino o è proprio il proprietario dello stabilimento. E si conoscono? Sì, si conoscono. Lei è una donna? Lei è una donna e lui è un uomo, sì. Però lei tipo è già impegnata. Ma È hanno più una grande liaison? lei. Dopo sì, lei però rimarrà impegnata. Vite precedenti di Sara con la figlia. Allora, me lo fanno vedere in un paesino piccolo del sud Italia, nella punta proprio del sud Italia. Mm, che sono due ragazzine, però che già hanno iniziato a dover lavorare e tipo che si occupano di fare del latte, del formaggio. C'è molta complicità, Vite rapporto carino. precedenti con l'ex. Mm. Mi viene che lei è una ragazza mm, con dei deficit cognitivi e viene in qualche modo abusata da questo, non capisco se è il fratello o l'amico del fratello, l'ex, forse un amico del fratello, e viene abusata da questo amico del fratello. E mi mostra come di fatto, in qualche modo, nessuno dei due ha ben capito profondamente in quella vita la lezione, ok? Quindi è come se l'avessero rivissuta in maniera differente in questa vita, perché ci sono effettivamente delle grosse differenze, perché in questo caso quello che era l'amico del fratello adesso è il padre, no? Della loro figlia e ha molestato la figlia. E lei ovviamente è la madre, quindi non è più lei la vittima, ma in qualche modo lei lo è, perché se lo è sua figlia lo è anche lei, ecco. Ovviamente la nostra è una visione eterica, quindi non ha nessuna valenza di nessun tipo. C'è stato abuso? Parliamo della vita attuale? Allora, no, penetrazione per la bambina no, io non la vedo. Diciamo che il campione ha 3 premi, no? 1, 2, 3. Il terzo è il meno importante, il primo è quello meno grave, il primo è il più grave. Il terzo premio cosa ha fatto? Hai leccato l'orecchia? L'ha guardata più volte svestita,
Però nel guardarla svestita era, allora, siccome noi sappiamo che non esiste solo un piano materiale, ok? Esiste un piano eterico ed è come se quest'uomo destreggiasse abbastanza bene il piano eterico. E nel momento in cui lui agisce su quel piano lì sottile, è come se lo facesse su un piano materiale. E quando lui ha guardato la bambina svestita, era come se in un certo senso compisse la violenza. A livello fisico io vedo che delle carezze gliele ha date. Secondo premio. Dammi un aiuto, secondo premio? Cioè ha fatto dei gesti sulla bambina, Sì, no? sì, Li possiamo prendere e idealizzare come dei premi. Il primo premio è il gesto più grave, il secondo premio è sì, almeno. Ok. Il terzo hai detto l'ha guardata svestita. sì. La seconda cosa meno grave, Ehm, ma più grave di vederla svestita? Non so se hai inteso, vabbè, insomma. come allusioni, ecco, gli ha fatto delle allusioni verbali. E il primo premio? Mm, sfiorarla e avvicinarsi proprio anche con la bocca, sì. Ok. C'è questa bambolina voodoo? Cioè, allora dunque, è come se Sara l'avesse interpretata, ok, come bambolina voodoo, perché questa è un tipo di conoscenza che a lei è familiare, ok? Quindi lei sa cos'è una bambolina voodoo e quindi per lei tradurla in questa maniera qui è efficace, ok? Quindi a Mhm. lei va bene questo tipo di visualizzazione perché le rende l'idea in questo senso. Io personalmente non vedo che è stato fatto questo tipo di rito, lo vedo piuttosto lui come se, non so spiegarti, allora, come se lui partecipasse, guarda, l'esempio è quello dei 100 scheletri a Milano, no? Mm. A questi rituali magico, pagano, religioso, insomma, no? Poi queste caratteristiche si intrecciano fra di loro, in cui lui non è da solo, tipo dei rituali di gruppo, ok? Mm. Ed è come se quando partecipa a questi rituali ha come bisogno di un'antenna di scarico, ok? Perché comunque non vuole lui prendersi il ritorno, ok, di questo rituale, l'eventuale colpo di ritorno negativo. Mhm. E quindi ha generato come antenna di scarico Sara. Interessante. Quindi la causa esoterica del dolore al cuore è stato questo. Sì, 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 sì. Ma va bene anche che lei se la visualizzi come bambolina, così perché in fin dei conti il concetto è simile, però Concordo. io l'ho visto così. La famiglia di lui fa cose? Sì, però è come se lui un pochino si fosse, tra virgolette, distaccato e personalizzato in questo. Credo che abbia bisogno anche di tradurlo più a livello di interesse personale, ok? Per ottenere proprio dei benefici nella propria vita. E quindi è ricorso ad altri tipi di tecniche, non a quelli più ehm, a due, diciamo così, perché effettivamente la madre conosce più tecniche a due. Quindi dove c'è, diciamo così, l'operatore, mago, strega, come vogliamo chiamarlo, e la vittima, ok? Mhm. Invece lui, non so, ha un po' allargato il cerchio di questa cosa. Causa esoterica dei problemi di respiro. Le manca il respiro. Molto ovviamente questo suo stare in gabbia, perché è in questo ambiente molto ristretto. Ehm, anche quando effettivamente constata, no?
che sta buttando la sua vita, la sta proprio buttando al vento, è privarsi della propria aria. Buttare la vita al vento, lei si sta tagliando da sola l'aria, diciamo. Testa. La testa abbiamo Collo. visto che c'è sia l'impianto mentale che l'impianto eterico, no? Questa piastra con questi spuntoni infilati all'interno fino ad arrivare appunto alla fronte. Però è anche un po' quasi vivere l'entità mentale agnello sacrificale, perché è proprio come se venisse messo questo agnello su un altare e inizia in qualche modo ad essere torturato, ad essere abusato. È come se le salisse fortemente il sangue alla testa, ecco, diventasse una testa quasi esplosiva e si irrigidisse moltissimo, no? Nella vicinanza del sacrificio. Avambraccio sinistro. E questo per esempio lo vedo molto legato alla madre, come allora che hai presente quando uno alza il braccio per difendersi da un colpo, per parare un colpo. È come se in qualche modo lei avesse portato questo aspetto della propria madre che ha dovuto parare tanti colpi nella vita, ok? Proprio colpi fisici che gli arrivavano dal marito, dalle percosse del marito, ma anche proprio colpi della vita che si sono ripercossi molto sulla sua salute, no? Ed è quindi, non so spiegarti, come una specie di legame, di ricordo chiaramente un po' tossico con la madre. La chiamiamo portale aureo insieme alla nonna paterna. Subito causa esoterica del non aver chiamato la madre come disincarnato, ma solo la nonna. L'esoterica. La ragione l'abbiamo sentita, ma non è così importante se non su un piano fisico. Noi lavoriamo su un piano eterico. È come se avesse paura di guardare questa somiglianza, questa affinità di, tra virgolette, destino, sotto alcuni punti di vista, fra la vita della madre e la sua vita. Ed è come se lei non volesse questo. Lei ha colto che la madre ha assolutamente incarnato l'agnello sacrificale, esattamente come lo sta facendo lei. Ed è una cosa su cui più di tanto non si vuole soffermare. E ti devo dire che c'è anche una sorta di, non so come spiegarti, io non la posso definire rabbia verso la madre e neanche disapprovazione, però di difficoltà a comprendere tutto il vissuto della madre. Arrivano madre e nonna paterna. La madre mi arriva allettata, è proprio sdraiata sul letto. Sembra quasi un letto di ospedale per come è fatto, non sembra un letto di casa. La nonna paterna è come se si presentasse con un vassoio col tè e con dei dolcetti, così, come a volerle regalare un momento, sai, no? Domestico, dolce, confortevole, caldo. Mm-hmm. Vic entrambe. Vibrazione, informazione, consapevolezza. Allora, la nonna è morta proprio da poco, però aveva veramente un'anima brillante.
di luce, bella. Al contrario, la mamma di lei, tanto poi stiamo parlando di miei differenti, ok? Quindi non è la figlia diretta, no? Perché questa è la nonna paterna. L'anima, non so, della mamma di Sara è molto avvolta, diciamo così, nell'ovatta. Vedo un'ovatta scura. Come se, non so spiegarti, per come la vedo io, ancora non ha compiuto del tutto, non so come spiegarti, un'evoluzione di comprensione di quello che ha scelto in questa vita, nella vita che ha appena abbandonato. Non ha profondamente capito l'importanza del rispetto di se stessa. Chi, scusami, la nonna o la mamma? La mamma. La madre, sì, la madre di Sara. Beh, con la Vic potrebbe superarla questa cosa. Non la prende. No, cioè, fa quello che può. Ma la Cioè, la prende o Vic non la su di prende? lei, sì, lei prende la Vic, ma non è che ha l'effetto di illuminazione totale, completa, capisci? Già solo il Fa fatto di l'effetto che può. presentarsi come donna allettata da disincarnata fa ridere i polli, non c'è nessuna donna allettata. Era un gioco, quel gioco è finito, non bisogna essere allettati, disincarnati allettati, non esiste, è una follia, è una buffonata. Quindi la Vic deve lavorare soprattutto su quello, voglio che si tiri in piedi e ci guardi come anima, non come donna allettata. Il personaggio di quello spettacolo non c'è più, il suo spettacolo è finito. Le malattie erano finte, non esistono le malattie. Come posso spiegarti? È come se lei stesse facendo una scuola adesso. Sta facendo questa scuola in cui classe dopo classe riesce a comprendere questi concetti che tu stai dicendo. Però lei, nella vita che ha vissuto, ha raggiunto dei livelli veramente molto bassi, di totale mancanza di rispetto di sé, no? Di amore per se stessa. E quindi io la sto vedendo che ha fatto diverse classi di questa scuola dopo la morte. Prima della morte no, non li aveva fatti. Però, insomma, non è completo il lavoro. Fino a dove arriva? Cioè, riesce a compiere un certo lavoro? Sì, certo, un po' di classi lei le ha fatte, le ha superate. Se si fosse, insomma, no, presa il titolo di approvazione, no? Ha superato una serie di esami, no? Quindi di Vabbè. comprensione, però non tutti per me. Va nel portale aureo. Allora sì, è come se poi nel portale aureo completerà questo lavoro. Va bene. La salutiamo. E quando è nel portale aureo, lascia un messaggio alla figlia. Ricordati di me come sono adesso, perché questa io sono ora. Luce e leggerezza. Idem la nonna. La nonna la vedo già molto più leggera proprio, no? Anche se è come se fosse un po' presto per andare nel portale aureo, ma non perché non ha i requisiti. È una Okay? questione di tempo, 2 mesi. Sì.
quindi non va. Per il momento no. Bene, le facciamo però promettere, se vuole, che andrà. Sì. È come Quando? se volesse ancora accudire un po' la propria nipote, ehm, anche la figlia di Sara. E mi dice che da qui ad un anno, volentieri. Cosa dice Sara? Per salutarla. E, ti seguo sempre con apprensione. Voglio che trovi la tua tranquillità. Ed è come se le mettesse in mano una chiave. E vedo che le accarezza i capelli. Bene, la salutiamo. Mm-mm. È andata. Sì, sì. Lei dice tanto sono sempre nei paraggi. Benissimo. Chiudiamo il portale aureo. Sì, la mamma ne ha tratto veramente un grandissimissimo beneficio. La mamma di Sara. Il quadro è chiaro, le vediamo comunque lo stesso. Le cause esoteriche di stanchezza improvvisa e o una sorta di svenimento. Sia le entità mentali un po' sia agnello sacrificale che vita buttata, il progetto di vita, animali in gabbia e anche questa azione svolta, diciamo così, dal marito che utilizza lei come antenna, che scarica. Anche gli svenimenti? Sì, sì, sì. Memoria breve lungo termine che non c'è. È poca, molto scarsa. Allora, qui è l'entità mentale vita buttata, perché è come se lei considerasse che la vita che lei ha vissuto non è esattamente degna di questo nome. Ecco, forse lei la riscriverebbe tutta in un'altra maniera e per cui è come se le cose non fossero neanche degne di essere ricordate. Non riesce, diciamo così, a sentire veramente come sua questa vita. Le sembra un po' assurdo, ecco, che sia questa la sua vita. C'è un evento che ha dimenticato? Penso parecchi ne abbia dimenticati. Mm, Diamone 3. eh. Insomma, io non ho la presunzione di poter vedere ciò che lei non mi consente di vedere, assolutamente impossibile questo. Quello che vedi. La cosa che io avevo visto, sì, era questa, che lei piaceva a un ragazzo che forse poteva anche essere un po' popolare, diciamo così, no? Che non è che piacesse solo a lei, ecco. Ed è come se lui gli avesse tirato un brutto scherzo, ecco. Come se avesse dato un appuntamento a lei, no? Per carità, cose innocenti assolutamente, no? Eh, Però poi l'ha fatta spaventare perché poi dopo poco di questo loro appuntamento in realtà eh, si sono aggiunti altri due ragazzini E cosa è successo? e che allora, mm, allora per quello che io vedo poteva finire male la cosa, no? Però lei è in qualche modo riuscita tipo a urlare o a scappare, cose del genere, no? Per cui in realtà ha evitato la cosa, no? Però è come se le fosse rimasta addosso questo senso, oltre che di forte paura, anche un po' come un senso di colpa. Ehm, cioè, invece che attribuire la colpa a loro, che si erano comportati male,
È come se avesse detto a se stessa non dovevo andare io a quell'incontro, oppure anche era ovvio che lui non avrebbe scelto me, no? Era evidente, dovevo capirlo. Altre cose che ha dimenticato? Tipo la sensazione, non so come spiegarti, di essere, che poi non è così, però la sensazione, il vissuto che lei ha avuto è di essere complice di suo papà ai danni della propria madre. Ok. Effetti, se ci sono, positivi o negativi, delle ipnosi fatte col compagno, casalinghe, improvvisate. Allora, un po' uno sblocco a livello, diciamo così, di ricordi, uno sblocco proprio a livello di, perché lei tende ad avere proprio questo ristagno sia nei ricordi sia proprio nella sua mente, diciamo così, creativa e onirica, ok? Quella roba lì è bloccata. E in quel senso lì invece le ha prodotto come un po' di rilascio di tensione, ecco. Causa esoterica del bicchiere scoppiato in bocca alla figlia. Sì, perché è come se in qualche modo lei si stesse tirando dietro questa designazione di agnello sacrificale, no? E quindi quando proprio lei parlava con il giudice, che in qualche modo è colui che compie il sacrificio, no? Infatti poi è come se la sua testimonianza non fosse stata presa in considerazione in maniera così incisiva, ok? Quindi lei era già lì pronta al sacrificio. E poi sai tutte le vicende che ne sono conseguite, perché oltre a non aver avuto una reale credibilità, quello che ha detto questa bambina ha comportato poi tutta una serie di ingerenze esterne di servizi sociali e tutto il resto. La causa esoterica dell'accanimento giudiziario e del non riconoscimento della verità. Sono tanti i fattori e ne abbiamo visti diversi, no? Fra le entità eteriche. Per esempio mi fa vedere il leone che ogni volta che Sara intraprende un qualche tipo di iniziativa legale, ci prova, lui immediatamente allunga questa spada in modo proprio da sbarrarle il cammino, da rendere impossibile per lei l'accesso ai luoghi e alle persone e ai risultati che contano. Però è come se in lei ci fosse anche, non so come spiegarti, un senso anche di colpa che poi non ha motivo di esistere in riferimento a tutto il dolore che la madre ha provato in esistenza. E lei altrettanto si sta creando un'esistenza davvero molto problematica, complicata, quasi per espiare quella colpa lì. Lei ci ha chiesto una cosa che ovviamente noi non possiamo sapere: quando finirà tutto questo? Forse quando l'agnello sacrificale non ci sarà più. Certo, esattamente. Visualizziamolo, l'agnello. Ora con la faccia dell'ex, ora con la faccia di un giudice, ora con la faccia di un avvocato corrotto, ora con la sua faccia. E andiamo al momento in cui Sara, come anima, come Liquirizia, che è il suo nome dell'anima, ha deciso di scendere. E la domanda è: per imparare che cosa?
ecco, la forza di opporsi alle ingiustizie. Diciamo così che lei ha avuto una prima occasione, no? In questa vita, non è riuscita a poterla utilizzare questa occasione perché era molto invischiata, no? Da tutte le dinamiche della famiglia, e quindi lei non sapeva in che modo poter far emergere giustizia nel contesto familiare, ok? E si è ricreata quindi una situazione per certi aspetti ancora più complicata e più dolorosa, dove l'ingiustizia la fa da padrona, la violenza, no? La sopraffazione, che non è solo la sopraffazione dell'ex marito, ma è anche di tutte le figure che ruotano intorno. Ed è invece la forza che sta nella luce, nell'affidarsi alla propria anima. Come? Perché nel momento in cui Sara riesce a connettersi profondamente con la propria luce interiore, che è quella che vede a tratti negli occhi di sua figlia, perché a volte vede proprio gli occhi di sua figlia che brillano di quella luce. E lei riuscirà ad avere la giustizia che merita e a ricordare a se stessa che quando era bambina o ragazzina ha fatto tutto quello che poteva fare con gli strumenti che aveva in quel momento a disposizione. Adesso è grande, ha un altro livello di consapevolezza e può agire in maniera molto diversa, molto più incisiva. Farsela valere. Sì, farsi valere e comprendere come l'anima la aiuterà. E non è solo una questione di trovare, come dirti, l'avvocato giusto, ok? È la questione di farsi proprio supportare dalla propria anima, che quasi come per magia la avvierà verso le persone giuste, verso le azioni giuste. Facciamo un esempio di come riconnettersi alla propria anima. Nel caso di Sara. Ha bisogno di guardarsi allo specchio, di fare una specie di dialogo con se stessa, quasi ricostruendo la propria vita, non so come, un racconto biografico davanti allo specchio, da sola. Uno specchio che lei magari in diversi momenti tipo toccherà l'immagine allo specchio, perché è come se nello specchio vedrà riflessa l'immagine di Sara in diversi momenti della vita. Sara quando è più piccola, Sara quando è adolescente, in determinate circostanze, e quindi lei sfiorando lo specchio va in qualche modo, proprio come se lo specchio fosse un portale, a raggiungere la Sara di quel momento lì, di quella fase della vita. E raccontarsi la biografia, e le verranno in mente molte più cose di quelle che lei crede di ricordare. Questo è un passo fondamentale che lei deve fare. Una sorta di ricostruzione, ecco, se così vogliamo dire, del suo vissuto, sia come fatti che come emozioni. Anche se vedo che io l'avevo proposto da sola, però vedo che allo stipite della porta il suo compagno è come se la seguisse, perché lui è molto protettivo e vuole essere certo che questa cosa non sia troppo stressante per lei, ecco, che non le venga qualche svenimento. Passaggio fondamentale. Lei non ce la farebbe mai senza di lui. No, non è vero. Non è vero. Tutto dipende da lui. No, assolutamente no. Se lei non l'avesse incontrato, forse non avrebbe scoperto queste sessioni. Sì, loro si sono comunque messi d'accordo in questo incontro perché lei ha raggiunto un livello di fragilità, di instabilità, quasi di crollo psicofisico molto forte.
e lui la sostiene in tutto e per tutto. Ma non è che senza di lui questo sarebbe stato impossibile, però la loro scelta è stata questa del loro incontro. Bene, vediamo che cos'è l'iquirizia, l'anima di Sara. Adesso Sara si mette davanti a uno specchio della verità e vede la propria anima. Lei che poverina è fragile, per fortuna che c'è il compagno allo stipite, se no come farebbe? Quante sfortune che ha avuto. Tutto questo sono balle, sono giochi. Sì. Chi è l'anima di Sara? Allora, Si mi fa mostri vedere per quello che è, al suo massimo livello. una luce immensa che pervade tutta la camera in cui lei si trova, in cui è collocato lei, è collocato lo specchio, e vedo che questa luce va al di là delle pareti e i raggi di questa luce arrivano fino in alto, fino su alla sorgente. Una bomba nucleare più grande di quanto ci possiamo immaginare. Esatto. Ogni raggio ha una scritta, un'immagine. Diciamo solo una scritta, delle parole. Leggiamone alcune. Quello che è successo è il mio successo. È proprio come se fosse un invito a rivalutare tutto quello che le è accaduto, perché è la sua grande opportunità. La felicità è distante da me 1,5 centimetri. Io sono unita al giusto e al vero. Ce ne sono tantissimi di raggi, tantissime frasi. Guardiamo quelle che parlano di quello che può fare Sara, in generale. Tra 20 anni questa storia sarà benché sepolta. E adesso che si deve risolvere, in generale, in tutta la vita di Sara, dall'età di 0 all'età di 100 anni, quali messaggi ha? Perché l'anima non può essere chiamata in causa solo per questa piccola porzione di una sola delle sue tante vite. Mi sono dimenticata di essere un fiore, adesso me ne ricordo. La mia vita profuma, non è una vita buttata. La mia vita è morbida e setosa ed è piena e appagante. Ed è come se lei cambiasse completamente il colore, metaforicamente parlando, alle pareti della sua casa, come se le ritinteggiasse di un colore molto luminoso, quasi un po' glitterato, no? E sta proprio dando una rinfrescata a se stessa e alla sua vita, che invece è stata per molto tempo cupa, stretta, soffocante. È come se anche le si dilatassero i polmoni e lei riesce a fare dei respiri lunghi, profondi, intensi, liberatori. Lei lo sta facendo adesso e ride. Mm. Vediamo nei vari raggi se ci sono queste di frasi. Io sono. Sì, io sono l'Eterno. Io posso ogni cosa. Sì, certo. Gli ostacoli non esistono. Ehm, creo e disfò gli ostacoli. Ehm, è solo un gioco e mi voglio divertire. Sì, 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 assolutamente. Questo Pieno. forse è quello più importante di tutti.
sì, tribunali, causa, ci si deve divertire sfruttando questa opportunità. È l'unica strada per vincere. Non ridere in faccia a, ma a casa poi ridergli in faccia. Trovare il modo per vincere ha solo questa strada. Posso farlo da sola. Mhm. Bene, questa sfera di luce se ne va al cluster e fa quello che deve fare. È tempo ancora di questi contratti che vedi? Come li vedi? Ma vecchi libri di scuola e poi delle cinghie, cinture, così. Perché? Picchiata? No, secondo me no. Ma era come un sentirsi in qualche modo lei responsabile, no? Delle violenze più che altro subite dalla mamma. Che fa? Li tiene? No, 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 assolutamente. Cioè, lei ormai sente di aver visto questo gioco da tavolo, questo gioco di ruolo, ecco. E per cui non è più interessata a questi giochi vecchi, ecco, inservibili, come se fossero dei giochi rotti, e li butta dentro un portale definitivo. E qui cosa lascia? È come se fosse una coda di un pavone multicolore, brillantissima, come un ventaglio che si apre sempre di più fino a diventare circolare. E questo è il suo ad eternum, spettacolare. Avatar. Nascosto sotto la scrivania. Poverino, Tuttavia, teniamolo. mm, Povero. lei è proprio decisa a non avere più a che fare con tutto questo. No, non ha la benché minima pietà verso questo avatar, perché ha capito benissimo qual è il suo ruolo e pertanto decide subito di buttarlo nel portale definitivo. Cosa ci mette qui? Di nuovo un ad eternum un po' simile a quello precedente, completamente dorato. Ok, facendo questo ha buttato l'agnello sacrificale, entità Sì, mentale e rappresentazione, diciamo, nostra, con tutti quei visi, quelle facce. sì, sì, l'ha buttato. Bene. Cercati, Sara, il film Lamb, Agnello, una semi-battuta, però vedrai, visualizzerai l'agnello sacrificale. Vita buttata, dipendente, esistono ancora? No, no, non più. Il leone con la sua spada, il corvo, il serpente che ingoiava un uovo, la mantide, il demone del secondo universo, la rana guerrafondaia e i 3DL esistono ancora? No, no, li ha tolti. Tutti gli impianti? No, no, non li L'animale ha in tolti. gabbia? No, non più. Nuovo progetto, come si chiama? Nuovo titolo, La felicità è dietro la mia porta. La faccio entrare. nuova vibrazione. 315. Ah, però, lavorato bene. Nuova consapevolezza. 166. Anima, 54. vite, 1788. le ha ridotte di molto, eh. Cervello,
8.4. Suscettibilità ipnotica. Eh, 56. Ottimo. Messaggio di Sara alla figlia. Adesso iniziamo a divertirci davvero, io e te. Al compagno. Grazie, ti voglio amare, non ti voglio come stampella. A se stessa. Sto recuperando completamente la mia forza e la mia divinità. Immagine finale. È come se fosse una regina assoluta, del tutto. Immagine con un colore finale. Mi viene molto un rosa. Con una canzone, se c'è. Non so se esiste, vedo lei sempre in questo rosa che sta masticando una Big Bubble, quindi penso qualcosa legata alla febbre del sabato sera. Beh, dietro di lei c'è un disegno con del rosa e penso di sua figlia, penso, no? Immagino. Esatto. Tu l'avevi notato, Monica? No, assolutamente. Un animale. Mi viene un felino, un gatto. Chiudiamo con la vita rimasta, precedente, parallela, di Sara, che più rappresenta il messaggio finale della sua sessione. Mi fa vedere che raccoglie delle fragole sotto il sole. È un sole bellissimo, non è un sole stancante ed è un campo molto profumato e lei è molto felice di farlo. Va bene, abbiamo finito. Mm, Pronto a tornare? sì.